Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche di quest'autunno e poi andremo anche a vedere uno sguardo a quello che è diciamo, il lato affettivo e il lato lavorativo. Bene, mostrami, bilancia, tendenze energetiche generali autunno 2022. Ok. Wow, abbiamo la carta del giudizio. Amici della bilancia, qui si tratta di una presa di consapevolezza, di un'idea, di qualche notizia che arriva. Per qualcuno potrebbe anche essere una chiamata, magari di una persona che non si vede da tanto tempo, eh, potrebbe anche essere semplicemente una presa di consapevolezza su qualche tipo di situazione passata. Andiamo a vedere qual è il vostro koan. I koan zen sono in origine delle tavole di legno incise con delle frasi incise e erano tavole che il maestro consegnava ai discepoli quando loro avevano qualche domanda di tipo esistenziale. Quindi lui consegnava questa tavoletta dove c'era scritto la frase su cui loro dovevano meditare. Andiamo a vedere qual è il vostro koan, in modo che vi possa aiutare. Mu, che detto così sì, sembra il verso della mucca, però è quello che è la traduzione di ni, N-I, quindi è un po' come se volesse dire né sì né no. In questo senso fa riferimento al fatto che non c'è una risposta giusta alla vostra domanda, non c'è una direzione giusta, non c'è un starò meglio di qui o starò meglio di lì. È un po' come se vi dicesse che è tutto relativo. A parte che ognuno ha la propria verità, quindi quello che vale e che è positivo per una persona magari non lo è per un'altra persona e viceversa, quello che è negativo per una persona non lo è per un'altra. Ok? E poi dipende comunque dalla vostra realtà anche. Andiamo a vedere con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E nel caso vogliate contattarmi, trovate la mia email qua sotto nella descrizione del video. Allora, partiamo con un cavaliere di bastoni, la carta della forza, il re di bastoni e la carta della torre. Ehm, Qui probabilmente si tratta di, a livello di giudizio, la presa di consapevolezza è il mi decido a fare un movimento. Nel senso che sento che questo periodo autunnale vi porterà a prendere in mano il vostro potere personale. Qui ci sarà qualcuno che prenderà letteralmente il coraggio a quattro mani e prenderà una scelta e farà una scelta. Il re di bastoni fa riferimento a una persona che è, come vi posso dire, è in grado di comandare, ma è anche in grado mm, di trovar piacere nel lavoro che fa, nel lavoro che svolge. Qui si tratta, in qualche modo, con questa torre, di calibrare, riequilibrare, ristrutturare anche se vogliamo, qualche tipo di volontà. Ed è qui che arriva la carta del giudizio, qui c'è una presa di consapevolezza. Quando c'è la torre si parla di ego. Potrebbe anche essere che qualcuno qui si renda conto del proprio ego, quindi del fatto che magari ci sia bisogno di ridimensionare un po' una determinata idea piuttosto che situazione. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Abbiamo un 9 di pentacoli, un 7 di spade e un asso di denari. Scusate, di spade. Il 9 di denari è una carta che in realtà parla di indipendenza, è una carta che parla di autococcole, di amor proprio.
Fate attenzione perché qui ho paura che qualcuno ne abbia un po' troppo, visto che c'è anche la carta della torre. Fate attenzione a non agire proprio solo per il vostro interesse, perché poi abbiamo anche un 7 di spade. E il 7 di spade potrebbe parlare di alcune bugie, di alcune cose poco chiare, che potenzialmente avendo l'asso di spade potrebbero venire a galla a fine periodo, quindi a fine autunno potrebbero esserci queste proiezioni o queste bugie che potrebbero venire a galla. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. Abbiamo un 9 di coppe, un cavaliere di spade, un cavaliere di pentacoli e un asso di bastoni. Allora, avete 3 cavalieri, quindi ci sono parecchi movimenti a livello energetico. Per qualcuno sento che si tratta di staccarsi da un certo tipo di relazione per ritrovare la propria indipendenza, per ritrovare la propria libertà, mi verrebbe da dire. E ragazzi, nel caso siate in cerca di, diciamo, una persona, il consiglio qui è di stare un po' con i piedi per terra, perché comunque potenzialmente potrebbero arrivare diverse persone in questi 4 mesi, 3 mesi, diciamo nel periodo autunnale, però dovete da un lato tenervi stretta alla vostra indipendenza, dall'altro non farvi prendere troppo dall'ego, mm? Perché comunque c'è qualche cosa che verrà fuori, che può anche essere appunto la presa di consapevolezza, visto che c'è il giudizio, potrebbe essere una chiamata di qualcuno del passato, c'è qualche cosa in un certo senso che potrebbe destabilizzarvi, ok? E fate attenzione alle proiezioni mentali, perché sento che qualcuno qui da un lato ha voglia di stare da solo, ha voglia di togliersi una sorta di bugia, mi viene da dire, e qui il consiglio è di andare avanti molto lentamente, fondamentalmente, in tutto quello che è il periodo di cambiamento e il processo di trasformazione che state vivendo. Qui per qualcuno si tratta veramente di togliersi una zavorra e di andare, perché questi sono 2 9 comunque, questo è una 9, è un 9 di coppe che è una carta di appagamento a livello emotivo, a livello anche familiare, questa è una carta di appagamento a livello personale e a livello monetario, quindi qui sento che per diverse persone fa riferimento al, diciamo a quello che è il provvedere a se stessi, allo staccarsi da determinate dinamiche e da certe, se vogliamo, anche bugie. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cosa vi vogliono dire, che cosa si può aggiungere. Vi dico, a livello lavorativo ci sono delle possibilità se foste in cerca di lavoro e se per caso aveste dei progetti o delle questioni di questo tipo in ballo, ci sarà un nuovo tipo di inizio in modo deciso, asso di bastoni, asso di bastoni. Difatti è quello che vi ho appena detto, ci sarà questo nuovo inizio di tipo deciso, divertimento e outsider. Ecco, diciamo che forse adesso inizierete a prendere un pochettino più seriamente la cosa. Ehm, Qui abbiamo la carta della forza, qui si tratta di coraggio, di prendere il coraggio a 4 mani, come vi dicevo prima, di affrontare questo tipo di cambio di cui ci parla la torre. Abbiamo anche un 5 di pentacoli, questa carta è l'outsider e ci dice che in un certo senso è solo una vostra scelta quella di prendere, partire e uscire per iniziare a fare questa azione. Però voi comunque sento che state andando, cioè siete in procinto, ci sarà questa sorta di presa di consapevolezza oppure potrebbe essere una notizia che arriva dal passato? Il fatto di prendere una decisione, il fatto di capire che cosa vi ha tenuto un po' intrappolati in questa torre d'avorio, se vogliamo. Andiamo avanti. Vediamo. Abbiamo condivisione, che è una regina di bastoni, e guardate, 9 di pentacoli, la maturità. Qui, ragazzi, guardate, il punto è
L'unico, diciamo, neo, se vogliamo, è un po' questa regina di bastoni. Ora, vedete per voi chi rappresenta questa regina di bastoni, perché potrebbe essere una persona che magari involontariamente, che però condiziona il vostro punto di vista, ok? Però in realtà le carte qui vi dicono che siete maturi, siete completamente pronti per intraprendere questo tipo di strada o di decisione o di inizio o di percorso da soli. E vedo molta voglia di indipendenza qui. Allora, per molti fa riferimento a una questione proprio di vita, prendersi l'indipendenza di se stessi, la responsabilità delle proprie scelte, cercare di andare avanti per quello che sono i propri obiettivi, però cercando appunto di essere realisti, perché qui avete comunque sempre un 7 di spade. Andiamo a vedere come chiudiamo. Abbiamo l'abbondanza, ma come volete chiudere se non con la carta dell'abbondanza? E qui si va, ma in effetti avevamo un cavaliere di denari e un asso di bastoni. Qui si tratta di fare il primo passo, se vogliamo, ok? Siete già sulla strada giusta, il punto qui è procedere pian piano. Cercate solo... Allora, questo 7 di spade un po' mi preoccupa, diciamo. Ehm, cercate di essere razionali, di non farvi prendere troppo magari dalle emozioni o da quelle che potrebbero essere le paure, ok? Perché qui fondamentalmente sento che c'è una forte sicurezza di base, ma io credo che quello che manchi un po' è questa apertura di cuore, se vogliamo anche un po' questa fiducia. Però le basi qua ci sono per questo nuovo inizio, per far germogliare qualche cosa di nuovo. E comunque è un re di pentacoli, quindi parla anche del fatto che potrebbe arrivare una persona ad aiutarvi in questo tipo di situazione. Se per esempio fosse un nuovo progetto lavorativo, potrebbe esserci una persona, un professionista che magari vi dà una forte spinta in avanti. Se per voi, diciamo, servisse o piacesse di più quello che è la parte affettiva della lettura, potrebbe essere una persona più matura che potrebbe entrare, però anche lì vi dico, cercate di filtrare, ok? Siete maturi abbastanza, avete acquisito abbastanza saggezza, abbastanza esperienza da rendervi conto quali sono proiezioni, quali sono gli atteggiamenti che partono da un punto di vista della carenza, siete in grado di valutare chi avete davanti. Ok, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte delle fate. Vediamo che cosa hanno da dirvi. Ok, queste fate parlano di riunirsi in gruppo perché dicono che più mani lavorano meglio che una. Difatti qui c'era la persona che poteva aiutare, che poteva venire in aiuto. Per quello che riguarda la situazione, diciamo, lavorativa, io sento che c'è qualcuno che ha già una situazione, diciamo, non dico proprio di forte appagamento, ma è come se, perché c'è la carta del 9 di coppe, c'è una sorta di sogno compiuto e poi c'è un cavaliere di spade che è come se qualcuno volesse accelerare un po' i tempi, diciamo così. Ogni cosa a suo tempo, c'è un nuovo inizio, ok? C'è l'abbondanza, c'è la maturità che è un 9 di pentacoli, che è anche una carta che parla di abbondanza. Abbiate pazienza. Voi focalizzatevi in questo momento su quello che è la presa di consapevolezza, su prendere il vostro coraggio a quattro mani, insomma, e insomma andare avanti in quello che è il vostro percorso di crescita, in quelli che sono i vostri obiettivi. mm? In realtà la storia del ritorno non la sento per molti, però sì che ci sarà un qualche tipo di comunicazione che arriverà, magari anche una di quelle comunicazioni che aspetterete, però mm, l'idea qui è quella di chiedere aiuto a qualcuno e qui entra
in gioco questo re di denari, che potrebbe appunto essere proprio una persona come un terapeuta che vi viene in aiuto. C'è una persona che entra comunque, una persona con una certa stabilità mentale, come vi posso dire. Va bene, cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi per quest'autunno. Scrivetemi poi nei commenti se vi risuona. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, del supporto che mi date sempre, delle condivisioni, anzi continuate a condividere perché per me è importante. Grazie delle iscrizioni, anche delle email che mi mandate, dei super grazie. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!